Concludiamo oggi la serie di video dedicati allo sviluppo di un applicancello utilizzando Arduino e il modulo SIM800 per la comunicazione in ambito GSM. Abbiamo realizzato la PCB, montato i componenti, assemblato il prodotto finito e caricato il software definitivo per la gestione dell'applicancello. Facciamo qualche considerazione finale sul progetto, vediamo come si comporta Arduino e quali sono le sue prestazioni nella gestione dell'applicancello, cercando di rispondere alle domande che ci erano poste all'inizio e sostanzialmente se Arduino è in grado di gestire un progetto completo di automazione. Abbiamo già visto nei video precedenti come la flash di Arduino riesce con difficoltà a gestire un programma di automazione di questo tipo. Non è così invece per la memoria RAM, con la quale, sebbene limitata, riusciamo a gestire facilmente le esigenze di un programma di questo tipo. Vediamo invece per quanto riguarda le prestazioni. Il sistema è già attivo da un po' di tempo e ho percorso un po' tutti i comandi dell'applicancello in modo da poter rilevare i tempi su tutte le funzioni disponibili. Vediamo quindi di mandare un comando stats che ci restituisce, sto mandando l'SMS di risposta, il comando stats che dicevo ci restituisce i tempi di esecuzione delle varie procedure. Ecco, abbiamo quindi l'indicazione del livello del segnale GSM che è C, infatti lo si vede dal LED arancione adesso è cambiato, è diventato B, lampeggia giallo e verde. Poi abbiamo l'indicazione che l'orologio è correttamente settato e sincronizzato con il server NDP. Poi abbiamo i tre tempi di gestione dei LED. Il primo è quello dello stato della linea GSM, il secondo è il LED di controllo dei messaggi e delle chiamate in ingresso e in uscita. Il terzo è il LED di gestione dell'apertura del gate. Come si vede mediamente tutti i tempi sono espressi in microsecondi, quindi mediamente il tempo di gestione è di 4 microsecondi o 8 per il LED del gate. Vi ricordo che con Arduino 1 e Arduino Nano 4 è l'unità minima di tempo rilevabile da Arduino, quindi i millisecondi sono tutti calcolati in multipli di 4, mentre il tempo massimo di esecuzione di ogni aggiornamento del LED è di circa 1 millisecondo 900 microsecondi, 1 millisecondo per un LED, circa 2 millisecondi per il LED di gestione delle chiamate e ancora 1 millisecondo per la gestione del gate. Diversi invece sono i tempi delle attività svolte per la gestione della linea GSM. Il primo è per l'indicazione del tempo medio della funzione che controlla lo stato della linea e lo stato di operatività dei vari componenti, compreso il modulo SIM800, che impiega mediamente 56 microsecondi in media, quindi molto poco, e nel caso peggiore ha impiegato 146 millisecondi. Il secondo è la procedura che gestisce la ricezione delle chiamate, la ricezione e la composizione e l'invio dei messaggi SMS, che nel caso peggiore ha impiegato 300 millisecondi e 112 microsecondi di media, e il tempo totale del loop è stato nel caso peggiore ancora 374 millisecondi, naturalmente è lo stesso tempo, più o meno lo stesso tempo del controllo della linea, poco sopra, e mediamente il loop impiega 640 microsecondi, cioè circa mezzo millisecondo per l'esecuzione. Come si vede quindi Arduino riesce a gestire correttamente tutto il sistema dal punto di vista delle prestazioni. Abbiamo nel caso della gestione di qualche chiamata telefonica o di invio degli SMS un impiego di tempo di circa 300 millisecondi. Possiamo pensare che non è legato soltanto alle prestazioni di Arduino, ma nel suo complesso alla gestione della comunicazione con SIM800 e anche dei tempi di risposta della linea GSM. Quindi
anche dal punto di vista delle prestazioni Arduino riesce ottimamente a gestire questo tipo di progetto. L'unica limitazione del progetto è quindi data dalla dimensione della memoria flash. Aggiungere nuove funzionalità o nuovi servizi al progetto sarebbe veramente difficile visto il grado di riempimento e di saturazione della memoria che abbiamo già raggiunto. Per quanto riguarda tutti gli altri elementi, la dimensione della RAM, la dimensione della EEPROM per la memorizzazione di dati e le prestazioni generali del microcontrollore, di Arduino in generale, sono più che sufficienti per gestire un progetto di questo tipo. Con questo video si conclude la serie dedicata a un progetto di un applicancello utilizzando Arduino e un modulo SIM800. Spero possa aver suscitato il vostro interesse e avervi dato nuovi spunti per i vostri progetti. Se così è stato, potremo vedere in futuro lo sviluppo di altri progetti, magari utilizzando microcontrollori diversi o ambienti di sviluppo diversi da quelli proposti dalla famiglia Arduino. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!